benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme un maglione oversize, ma nel tutorial ho spiegato come adattarlo a tutte le taglie, a modo mio ovviamente. Ho usato il filato bravissimo della Tessiland del colore glicine e panna ed un uncinetto del 4,5. Vi lascio il tutorial. Per fare il nostro maglione oversize e per poi adattarlo a tutte le taglie abbiamo bisogno di prendere le misure. Prima di tutto dobbiamo prendere le misure fianchi, vita se si ha una pancetta o uno stomaco un po' accentuato e seno e decidere qual è la parte più forte. Una volta decisa qual è la parte più forte, si divide per due perché andremo a lavorare a pannelli, non a pannelli quadrati, ma a pannelli che faranno metà davanti e metà dietro, ma comunque sempre pannelli sono. Una volta decisa la circonferenza e fatta la metà, bisogna decidere la lunghezza, perché può essere un maglione normale, un maglione un po' più lungo o anche un mini abito, perché no? Una volta che abbiamo deciso anche l'altezza, potremo procedere a mettere le nostre catenelle. Consiglio di metterle in numero pari perché poi dovremo dividere per due e andare a ricavare l'apertura per la manica. Io ho il mio maglione, ho già fatto le due metà, poi vi farò vedere le rifiniture. Adesso farò un modellino un campione, in modo da far capire come ho fatto questo procedimento. Andiamo a mettere le catenelle. Inizio a mettere le catenelle, intanto vi ricordo che ho usato il filato bravissimo della Tessiland e un uncinetto del 4,5. Ora per fare il campione metterò tipo una quarantina di catenelle. Faccio una catenella per girare, entro nel primo punto che ho a disposizione e salgo con 2 catenelle, saranno il mio primo punto alto. Dopodiché farò un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione, per tutti i punti che ho deciso di montare. Una volta finita la mia riga di punti alti, non devo fare altro che girare il lavoro, entrare nel primo punto che ho a disposizione facendo un punto basso e 2 catenelle, però voi potete ripartire con 3 catenelle come volete, è uguale, tanto poi dopo verrà tutto coperto dal punto granny. E vado avanti a lavorare punto su punto a punti alti. Ogni punto alto del giro sottostante avrò da fare un punto alto nel giro che sto facendo. E niente, e vado avanti così, lavorando righe di avanti e indietro, fino all'altezza che ho deciso che arriva direttamente fino al sottomanica. Di conseguenza noi dovremmo prendere la lunghezza e togliere i centimetri dell'apertura della manica. Quindi andiamo avanti così fino a quando siamo arrivati al sottomanica. Ecco, ho lavorato il mio pannello, facciamo finta che sia la misura giusta, cioè quella che abbiamo deciso che dal fianco o più giù arrivi fino al sottomanica. Ricordiamoci che un pannello sono metà davanti e metà di dietro, quindi arrivati all'altezza che abbiamo deciso, dobbiamo dividere a metà, contare i punti e marcare. Di conseguenza andremo a lavorare a punti alti, sempre righe di avanti e indietro, prima una metà, dopo taglieremo il filo e inizieremo a lavorare l'altra metà per la lunghezza desiderata dello scalfo manica, che va per una XS dai 17 ai 18 e man mano crescendo ML 19, 20 eccetera. Se avete dubbi non c'è nient'altro da fare che prendere il centimetro, misurare il giro manica, dividere a metà e da lì ricavare la misura giusta. Ora andiamo a fare questa parte del lavoro, quindi giro il mio lavoro,
inizio con un punto basso, 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto e vado a lavorare fino alla metà del nostro pannello. Ecco che sono arrivata all'ultimo punto, tolgo il marcapunti e lavoro l'ultimo punto. Arrivata alla metà, appunto, giro il mio lavoro e continuo ad andare avanti fino alla lunghezza che ho scelto, che ho deciso. E ho lavorato la prima parte, facciamo finta che sia la misura giusta che ho deciso per il mio giro manica, mentre in realtà vi ricordo che sono un campioncino, vado a tagliare il filo, a fare il nodino di sicurezza e riparto con la seconda parte, cioè da qui vado a lavorare gli stessi giri che ho lavorato dall'altra parte. Ed ecco il mio pannello finito, compreso di scalfo manica. Ovviamente il risultato da tenere in considerazione sarà questo, cioè abbiamo una metà davanti, una metà dietro e l'apertura per la manica. Ora dovremo andare a mettere i punti per fare la manica, quindi non chiudiamo la spalla che la chiuderemo poi in un secondo tempo. Prendiamo il nostro lavoro, saliamo con 3 catenelle, andremo nella barretta del punto alto e faremo un punto alto e andremo avanti a fare 2 punti alti per ogni barretta che abbiamo a disposizione. 2 punti alti perché un punto alto è formato da 2 gettati, quindi per riempirlo ne occorreranno soltanto 2 di punti alti. E vado avanti finché arrivo alla metà dello scalfo. Una volta arrivati alla fine della metà dello scalfo della manica, nell'ultimo punto faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro, faccio un secondo punto alto ma lo lascio chiuso a metà. Entro nel punto dopo, cioè quello parallelo, filo sull'uncinetto, entro nel punto, lo chiudo a metà e poi dopo li chiudo tutti e 2 insieme, in modo che resta chiuso e non si vedano buchi. E così vado avanti a lavorare 2 punti per ogni punto alto che ho a disposizione. Quindi in questo uno l'ho già fatto, faccio il secondo ed ultimo. Vado in quello dopo e farò altri 2 punti alti. E farò così righe di avanti e indietro fino alla lunghezza che ho desiderato della mia manica. Per sapere quant'è la lunghezza, niente, ci armiamo di nuovo di centimetro e andiamo a vedere quanto ci serve. E magari ogni tanto, se vediamo che è troppo larga, ogni 3-4 giri diminuiamo di 3-4 punti fino ad arrivare appunto dove vogliamo. Teniamo escluso il polsino, perché il polsino lo faremo in un secondo momento. Ecco, questo qui è l'originale della metà del lavoro che ho fatto. Ora dovremo rifinirlo. Per rifinirlo faremo una riga di punto granny davanti, sulla metà davanti, una riga di punto granny sulla metà dietro, dopodiché proseguiremo col punto granny sulla spalla e sulla manica che chiuderemo, poi chiuderemo e dopodiché faremo il polsino. Vediamo come. Allora, prendiamo il nostro lavoro. Questo qui è l'originale che ho fatto, mi hanno richiesto una taglia molto grande e io sto facendo una taglia molto grande. Decidiamo il nostro diritto, cioè prendiamo la parte dove non ha nodi, dove non ha niente. Prendo il lavoro e lo prendo dalla parte, dal basso, così almeno siamo sicuri di fare i punti giusti e se non ci troviamo col punto granny alla fine verrà nascosto dal collo a ciambella. Quindi entro all'inizio, faccio un punto basso,
salgo con 2 catenelle, entro nel punto e faccio 2 punti alti per un totale di 3 punti alti. Faccio la catenella di separazione, salto completamente il punto successivo, entro in quello dopo e faccio 3 punti. Faccio una catenella di separazione, salto il punto che ho subito dopo, entro in quell'altro, in quello dopo ancora, faccio 3 punti e di nuovo una catenella di separazione, salto questa barretta, entro in quella successiva e vado avanti così fino alla fine del nostro pannello. Ecco che ho finito la prima parte. Io qui sono arrivata giusta e quindi va bene così, ma se voi non arrivate giusti, che non avete le righe dispari, sono pari, dovete andare avanti coi punti alti, andate pure avanti coi punti alti perché tanto il collo poi coprirà tutto. Niente, taglio il filo e passo dall'altra parte, sempre considerando che questo ormai è diventato il nostro diritto. Ok, e qui devo partire per forza dall'alto. Siccome io sono arrivata giusta, partirò giusta come sono partita dal basso, cioè con 3 punti alti, una catenella, eccetera. Se voi invece avete dovuto fare più punti alti, contate i punti alti dall'altra parte e li ripetete da questa parte. Ricordiamoci che dobbiamo lavorare in maniera speculare per fare in modo che poi i motivi combacino. E ho finito anche l'altra parte. Adesso ho calcolato la metà della circonferenza del collo, che è ho calcolato intorno ai 12 centimetri, ho contato i punti, ho messo il mio segnapunti e farò anche qui il punto granny, una riga e una riga dall'altra parte. Inizierò comunque sempre dal polso, così almeno posso gestire i punti, se non sono giusti, li posso gestire da sotto il collo, che poi dopo col collo a ciambella o ad anello si nasconderanno. E inizio come ho iniziato per le metà davanti e metà dietro. Prendo il filo, l'uncinetto, entro nel punto, faccio un punto basso e 2 catenelle, entro nella barretta e faccio altri 2 punti alti, una catenella di separazione, salto la barretta successiva, entro in quella dopo e faccio 3 punti alti, via via così. Arrivata alla fine della manica cambia il sistema, il verso dei punti che abbiamo a disposizione. Quindi io mi trovo in questa situazione, ho lavorato la barretta, mi resta un'altra barretta, la salto di sana pianta, entro in questo punto, nel primo punto che ho a disposizione e lavoro 3 punti alti. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e lavoro 3 punti alti. Un'altra catenella, conto 1, 2, 3, entro nel quarto e faccio 3 punti alti e andiamo avanti così fino al punto che abbiamo marcato. È arrivato a questo punto, alla fine, dove ho il marcapunti, mi trovo in questa situazione. E a questo punto faccio 2 punti alti, entro nel punto successivo dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti e faccio l'ultimo punto, in modo che mi resta pari. Se voi non vi trovate, potete aggiungere 2 o 3 punti e tanto poi dopo appunto verrà tutto nascosto dal collo. Ok, finito
finita questa parte di manica, taglio il filo e ora dovremo iniziare dall'altra parte e inizieremo in maniera speculare, cioè con un punto alto. Nel mio caso devo fare un punto alto dove ho marcato 2 punti alti nel punto successivo e vado avanti a lavorare come ho lavorato la prima riga. Ed ecco che ho finito anche l'altra parte della manica. Adesso cominceremo ad unirla, ad unire il maglione. Cominciamo dalla manica, quindi non taglio il filo, lo lascio ancora attaccato, giro in modo da avere la maglia diritto con diritto, considerando il punto granny diritto, prendo l'uncinetto, faccio una catenella e comincio a chiudere prendendo le costine esterne dei punti. Qua. Voilà. E chiudo con un punto bassissimo. Prendo la costina esterna del punto successivo, sia da una parte che dall'altra, e chiudo con un punto bassissimo. E vado avanti così. Costina esterna, chiudo con un punto bassissimo. Nella catenella prendo la costina esterna e vado avanti così. Prendo le costine esterne di ogni punto e chiudo con un punto bassissimo. Anche nella catenella prendo la costina esterna, chiudo, tenendo la lavorazione piuttosto morbida, altrimenti va a finire che tira la cucitura. E chiudo e vado avanti fino alla fine così. Finito di unire le spalle e la manica, giro il lavoro. Questo è l'effetto che ho ottenuto. Adesso devo cominciare a fare il polsino. Per fare il polsino dovrò mettere delle diminuzioni in modo da farlo arrivare, nel mio caso, 9-10 cm di semicirconferenza. Per fare il polso entro in un punto qualsiasi, faccio un punto basso, 2 catenelle e vado avanti a fare una serie di diminuzioni per quanto serve. Io ho calcolato una semicirconferenza di circa 9-10 centimetri e comunque abbiamo bisogno di un numero pari di maglie in modo da poter lavorare un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo dietro in tondo. Ci vediamo alla fine delle diminuzioni. Fatto il giro di diminuzioni, chiudo con un punto bassissimo. Io in totale ne ho fatto 30 punti. Quindi a questo punto salgo con una catenella, filo sull'uncinetto, prendo la barretta, in questo caso il punto diminuito, prendo la barretta, entro da sopra, giro intorno al punto diminuito, esco e faccio un punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro da dietro, esco con l'uncinetto, scavalco il punto e faccio un altro punto alto a rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, entro, prendo la barretta dei 2 punti diminuiti, quindi da 2 diventa 1, e faccio un punto alto a rilievo davanti. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro da dietro ed esco di nuovo dietro e faccio un punto a rilievo dietro. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro da davanti, scavalco il punto, esco da dietro e via. E vado avanti così. Un punto alto a rilievo davanti e un punto alto a rilievo dietro fino alla fine del giro. Ho eseguito il mio primo giro di punti
a rilievo davanti e dietro, ho chiuso con un punto bassissimo, adesso vado avanti, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, prendo la barretta del punto alto a rilievo davanti e faccio un altro punto alto a rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, vado nel punto alto a rilievo dietro e prendo e faccio un altro punto alto a rilievo dietro. Vado avanti così per tutto il giro e fino al completamento del nostro polso, che io credo che farò 9 giri. Ci vediamo alla fine del polso. Ecco che ho finito anche il polsino, ho fatto un totale di 9 giri. Adesso non dobbiamo fare altro che unire i nostri due mezzi maglioni. Quindi la prima cosa da fare è girarli dal rovescio. Dopodiché sovrapporre le due metà diritto con diritto e andarle a lavorare con l'uncinetto così come abbiamo fatto per la spalla e la manica, cioè a punto bassissimo prendendo la costina esterna di tutte e due le parti. Prima facciamo una parte, poi facciamo l'altra e ci vediamo alla fine per il collo. Unite le mie due metà maglione, adesso non ci resta altro da fare che il collo. Per il collo ho pensato di fare un collo ad anello molto ampio e anche piuttosto lungo, che lavorerò a punti alti a giri di avanti e indietro in modo da far risultare il punto uguale al maglione, al corpo del maglione. Quindi prendo il mio uncinetto, il mio maglione, ho già preparato il filo sull'uncinetto, entro in un punto qualsiasi, faccio un punto basso e 2 catenelle e lavoro un punto alto per ogni punto che ho a disposizione nel giro del collo. Ho scelto il color panna per fare il collo, quindi il motivo dominante di questo maglione sarà il panna. Vado e lavoro punto su punto fino a quando arrivo al punto granny, dove lì dovrò lavorare 2 punti. Se è necessario, se vedete che il collo è troppo grande, magari fate qualche diminuzione. Qui ho il punto granny, entro, faccio 2 punti, entro nel punto alto successivo. Ops, qui ho tante codine e vorrei lavorarle in modo da non nasconderle più dopo e faccio altri 2 punti alti e vado avanti così punto su punto. Quando arriviamo alla fine del giro gireremo, chiuderemo il giro e gireremo il nostro lavoro. Ho finito il mio primo giro, entro nel primo punto, chiudo con un punto bassissimo, salgo con una catenella, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito a disposizione, faccio un punto alto, ops, e vado avanti a lavorare punto su punto, a righe appunto giri di avanti e indietro, cioè uno dal diritto e uno dal rovescio, penso che farò circa 20 centimetri perché voglio un collo abbondante. Ci vediamo alla fine del collo. E con questo tutorial spero di avervi dato un'idea in più e spero che vi sia anche piaciuto. Nel salutarvi, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video. Ricordo anche che sono su Facebook e il link ve lo lascio qui sotto nel box informazioni. E come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti.